In questo episodio non si è mai da soli. Ciao bella! Mi fa sognare. Ho fatto un madornale errore. Vado a vedere la mia famiglia tedesca. Sembra novembre. Let's go! E ho dovuto prenotare un ostello che va bene, comunque nel senso ci sta, parte del viaggio, così. Avrei anche trovato un'altra famiglia che mi avrebbe ospitata perché ferma al semaforo mi ha chiesto cosa facessi o cosa e del caso avrei avuto anche loro. Quindi ero giusto prima al telefono con mia zia, stavamo discutendo di alcune cose e stavamo giusto dicendo che il 99% delle persone sono buone e l'1% no. Quindi oggi mi sono capitate tutti e due. L'1% che mi ha lasciato fuori casa e il 99% di questo signore e la famiglia che mi avrebbero comunque ospitata. Insomma, è risaputo che ad ogni problema c'è sempre una soluzione. Trovarsi però alle 11 di notte senza un tetto in città dove era già tutto pieno non è stato sicuramente bello. Sono sicura che oggi il viaggio mi porterà altre cose fantastiche per compensare quanto accaduto. Qua mi hanno davvero già divorato. Ok, ci stiamo a pelo. Sto uscendo da questa gabbia di matti. Dicevo della Svizzera, ma anche qua non scherzano. Tipo 2,40 € e 1,90 €. Minchia. Oggi comunque è tutto chiuso, domenica, non c'è un'anima viva e ci sono solo 2 o 3 posti aperti. Quindi andiamo di Brezel. Nicht so gut. Deswegen wäre mal wegen Frankreich oder, oder Mallorca ist super einfach. Ja, Mallorca es gibt auch viele Deutsche, Wahnsinnig oder? Deutsche oder viele Engländer. Lui è Mark, l'ho incontrato per caso pedalando. Auf Italienisch. Achso, ciao bella! Scusi! Niente, poi parlando abbiamo fatto un pezzettino insieme. Ecco, ritorno al discorso che alla fine non si è mai da soli quando si viaggia, perché veramente è molto molto semplice conoscere le persone e, come dico sempre, sono appunto le persone che fanno i viaggi. E quindi bellissimo incontro, ho imparato cose nuove, ho scoperto un paesino nuovo che in realtà non volevo neanche visitare perché mi sembrava abbastanza non troppo interessante, invece il Duomo è a dir poco stupendo. E quindi niente, stupendo, continuo, mi mancano ancora 35 km e arrivo dal mio host questa sera vicino a Mannheim. Sto pensando che non so cosa sta succedendo fuori da dove sono, non so cosa sta succedendo nel mondo e sto bene così, quindi in poche parole posso dire è come se stessi vivendo un'altra vita. Difatti c'è un detto che dice: chi viaggia è come se vivesse 2 volte, forse anche un po' di più nel mio caso. Anche oggi ci sono un sacco di deviazioni come queste e niente, mi fanno rallentare un sacco sulla tabella di marcia. Bene, ora si riprende la ciclabile, intanto lei mi aspetta là dietro e direzione Mainz.
Dopo tutto i campi di grano e tutto quel giallo, quei drittoni, tada! Fanno lato trash questo. Bene, sono arrivata a Mainz, ma ho scoperto grazie a due signori che oggi c'è la festa del patrono, San Johannes, e quindi penso che questo giretto di 2 minuti sia sufficiente visto la quantità di gente che c'è. Avete mai dormito in un letto tra gli alberi? Io mai, ma è stata un'esperienza unica. Anzi, ascolta la storia che ti sto per raccontare, perché dove sono non è un qualcosa di ordinario, o forse sì, sotto altri punti di vista. Ho avuto l'onore di essere ospite di una ragazza tedesca che ha deciso di vivere una vita un po' diversa, diciamo, ma non diversa, in realtà ha deciso di seguire lei come vuole vivere e praticamente si è costruita questo, lo chiamano Bauwagen qua in Germania, quindi si è costruita questa sorta di casa da sola. Ha detto che ci ha messo circa 6 mesi per costruirla ed era da quando aveva 16 anni che desiderava fare una vita così. Bene, vive nel bosco, io questa notte ho dormito nel letto che ha costruito tra gli alberi e devo dire che è stata una delle notti dove ho dormito meglio finora. Quando mi ha detto appunto che mi avrebbe ospitata qua, io veramente non ho esitato, perché è una cosa, non dico, è una cosa bella ristabilire il contatto con la natura, di vivere in questa sorta di comunità dove si crea una piccola famiglia. Purtroppo è andata un po' timida, non le piace essere molto ripresa, quindi sono riuscita solo a rubarle uno scatto, ma veramente lei è una psicologa, mi fa riflettere sul concetto di normalità, no? Stavamo discutendo ieri che cosa è normale e che cosa è anormale, è molto soggettiva la cosa, nel senso perché lei sta vivendo una vita normale, semplicemente preferisce stare nella natura, stare fuori dal caos. Alla fine il concetto di normalità è relativo, l'importante è sempre seguire quello che si vuole fare nella vita, quello che ci piace fare, questo è normale. Seguire la nostra natura, seguire la nostra missione nel mondo, il motivo per cui siamo qua, e non importa dove viviamo, non importa il lavoro che facciamo, non importa niente di tutte queste cose. Le esperienze che ho fatto, che ho scoperto non essere mie, perché è grazie a queste che io sono arrivata a fare questa cosa, a capire cosa non fa per me e riuscire a trovare un'alternativa, cioè passare per delle esperienze negative per riuscire a capire ed arrivare a cose positive. Il viaggissimo non sarebbe esistito se io non avessi fatto delle esperienze che mi hanno fatto capire cosa non voglio dalla vita. Questo è il bagno. Questo è il bagno dentro, si entra così, la vasca, questo è quello che si vede fuori, eccoci qua. Poi per fare la doccia si mette la tenda così. Questa è la cucina, si è costruita tutto da sola, guardate che bella. Qui è dove ho dormito stanotte,
Poi qua ci sono, ok, qua tutte le borse che sto preparando. Qua c'è anche uno specchio. Questo è quello che si è costruita lei praticamente, vagone che si sono costruiti. Tempo di fare le valigie e si va a Koblenz. Sto pranzando con vista Reno. Mi sono fermato un attimo perché per Koblenz oggi è un pochino lunga, sono 90 km. Però la ciclabile è bellissima. A Mainz ho trovato due signori che mi hanno fatto strada, hanno pedalato con me 30 km e mi hanno detto che una volta all'anno fanno questa tratta da Mainz a Bingen am Rhein, dove sono adesso. È stato molto casuale questo incontro, però sono stati super carini e gentili, abbiamo bevuto un caffè insieme. È stato veramente i nidi di cicogne dappertutto, quindi è veramente veramente bella questa ciclabile, la numero 15, la ciclabile del Reno, che va da Strasburgo fino a Rotterdam. Oggi appunto la seguirò fino a Bonn e poi da Bonn entrerò nel Belgio. Strada principale sulla sinistra, ciclabile qua. E abbiamo solo che da imparare. Hey, oh, let's go! Hey, oh! Let's go! On the way to Koblenz. Woohoo! Qui a Koblenz è il punto di unione di questi due fiumi che sono il Reno e il Mosella, e da qua praticamente si ha una vista incredibile sulla città e mi fa sognare. Koblenz è una delle città più belle e più antiche della Germania, con più di 2000 anni di storia. Qui mi ospiteranno Marco e Linda, che non sono altro che amici di amici. Molte persone mi dicono ma con tutta la fatica che fai, e io dico sempre ma questa non è fatica, no? Perché faccio quello che mi piace, mi diverto, e pedalare è una cosa bellissima, cioè ti rilassa la mente. La solitudine mi piace, devo dire, mi piace, sto bene. Mi piace poi godermi le chiacchiere con le persone che trovo per strada. Non è quello, è proprio l'abituarsi a questa routine e abituare il corpo a sapere che il tuo ufficio, chiamiamolo così, diventa sui pedali. Quindi che stare seduta 8 ore, sai che devi pedalare 8 ore. La macchina, il corpo è una macchina, ha bisogno dei suoi tempi, e poi ecco come succede, io a volte non dormo tanto perché ci metto una giornata a pedalare, ma perché vado con i miei tempi, mi guardo intorno, conosco le persone, però dormo poco, il mio corpo lo risente. 2 o 3 volte ho avuto un po' questi momenti di sconforto. Viaggiare è una delle cose più belle che ci sono in assoluto, ma anche i suoi, diciamo,
ha i suoi momenti di, come tutte le cose, di crisi, anche nella nostra vita normale ce li abbiamo, quindi non è tutto rose e fiori come sembra. Io magari è quello che faccio un po' vedere, ma c'è tanta programmazione dietro, c'è tanto impegno, tanta fatica. Io non ho voglia di pedalare tutti i giorni, sono sincera. A volte vorrei fermarmi, sei in balia delle condizioni meteo, c'è sole, c'è pioggia, c'è vento, bisogna arrivare. Mi metto in testa dei micro obiettivi. Bonn era la ex capitale, con influssi francesi e austriaci nella sua architettura, e non è altro che patria di uno dei più grandi compositori di sempre, Beethoven. Bene, sono arrivata a Bonn. Vado a vedere la mia famiglia tedesca. Io tempo fa, nel 2014, ho fatto ragazza alla pari. E quindi vado a trovarli. Qual è il problema? Che purtroppo si sono separati e quindi vedrò solo la mamma, non vedo i bambini, non vedo il papà, ma va bene lo stesso. Ho fatto un madornale errore di calcolo, ma madornale proprio, perché in realtà sarebbe stato meglio se fossi rimasta a Colonia e non a Bonn, però Bonn mi ispirava, e quindi domani è un casino perché mi fermo a Colonia, visito Colonia, da Colonia vado su a Münster, però ci vado con il treno, mi prendo un Ruhetag, come si dice qua, Ruhetag, e sono molto felice, così mi riposo e poi e quindi devo mangiarmi l'insalata che ho comprato senza posate. Era già è divertente, diciamo che fa parte dell'avventura e la prendo un po' sul ridere. Ci sta, sono in camera da sola, posso fare quello che voglio. Quando mi capita di mangiare con le mani, mai. Che goduria che nelle stazioni c'è il wifi gratis senza troppi problemi. Punto di partenza per visitare la città è il Duomo, la chiesa gotica più grande d'Europa. Dicevo che il colore, tendenzialmente la pietra è bianca, però il colore nero è stato lasciato perché appunto è la fuliggine e tutto quello che si è depositato nell'arco degli anni, e hanno deciso di tenerlo così. Fa molto Notre Dame de Paris. Passeggiando tra i suggestivi vicoli del centro storico, l'attenzione viene subito catturata dalle tipiche casette strette dai toni pastello. Questo è il cuore pulsante della città vecchia di Köln, la piazza Mercato. Famoso per essere coperto da migliaia di lucchetti dell'amore, questo ponte è uno dei luoghi più romantici di Colonia. Le coppie di tutto il mondo vengono qui per attaccare un lucchetto e gettare poi la chiave nel fiume Reno. Ciao Giulia! Lei è Sonia. Nel 2014 ho fatto da babysitter ai suoi figli. Siamo ancora in contatto e non potevo non passarla a trovare a Münster. Buon 1° luglio! Luglio che sembra novembre, ottobre. Già non ci sto capendo niente di quello che sto facendo, dove sono. Questo non mi aiuta di certo. Con tutta la famiglia, mica si fanno problemi loro, perché piove, cose grandi.
Sono ormai alla fine di questo tour tedesco prima di entrare in Belgio. Questa è la mia prima pioggia dopo ormai quasi 20 giorni di viaggio. Non ci si può fare nulla, anzi ho cominciato ad apprezzarla. Cominciano già a vedere i cartelli per Aachen. Dai, non mi manca tanto, oggi non era lunghissimo. Arrivo nell'antica capitale del Sacro Romano Impero, Aquisgrana, qui chiamata Aachen. E girettino fatto, sto andando verso Annette che mi ospita questa sera. Und das ist Netherlands. Das ist alles noch Deutsch. Ok. Und das ist Annette, la mia oste, mi cucina dei canederli e poi mi metto a scrivere il mio diario di viaggio. Segui il prossimo episodio per entrare con me in un nuovo stato, il Belgio.